Ciao a tutti e benvenuti. In questo video faremo un qualcosa che mi tocca un po' perché la Lubuntu è la distribuzione che al momento è quella più nelle mie corde, quella che mi piace di più. La base è sempre la stessa, come abbiamo già ripetuto, si tratta di Ubuntu 2304 su kernel Linux 6.2 e si basa su LXQT 1.2 basato sulle Qt 5.15. Stiamo parlando di LXQT come desktop environment basato sulle Qt che sono le librerie grafiche. Su questo vorrei spendere due parole in più perché è il desktop environment che più mi ha preso, perché non è il migliore ma è quello più curioso, quello più interessante, quello che ha spinto un po' di più le prestazioni e che ha creato qualche cosa di diverso. Nel 2008 nasce un pacchetto opzionale da installare su Ubuntu per avere l'ambiente desktop di LXDE. L'Ubuntu guadagna la sua identità nel 2010, quindi l'Ubuntu diventa nel 2010 una distribuzione autonoma e passa da pacchetto installabile su Ubuntu a distribuzione vera e propria. Ricordiamoci che comunque una distribuzione non si limita a installare un desktop environment, ma delle configurazioni, delle modifiche che la rendono quella che è. LXQT è un porting di LXDE con passaggio da GTK a Qt. LXDE è più performante di LXQT. Ho scritto questi punti solo per avere un po' di spunti. In base alle mie esperienze vi posso trasmettere quello che è l'informazione giusta, cioè LXDE nasce come desktop environment molto leggero, molto prestazionale. Non sarà più supportato perché le GTK passano a una versione successiva e ci sono delle variazioni che la rendono evidentemente molto complessa da aggiornare. Quindi LXDE diventerà a un certo punto un progetto che deve comunque scegliere aggiornare tutto e perdere le proprie prestazioni, perché GTK, le nuove, le 4 sono molto pesanti, quindi non riusciranno a mantenere quella che è la leggerezza di LXDE. Oppure, ed è questa la scelta che hanno preso, il team che ha fatto il porting ha trasformato tutte le chiamate appoggiandoci le librerie grafiche Qt. Quindi ci si appoggia sicuramente a una tecnologia diversa che hanno ritenuto anche probabilmente più matura e comunque prestazionale. Non giriamoci troppo attorno, e l'XDE ha perso parte delle sue prestazioni. Sicuramente non si nota molto sui PC recenti, ma se lo installate su un PC vecchio si nota la differenza, che non è solo quel 100 MB di RAM, ma magari un attimino più di reattività, ma ripeto, su PC che sono comunque vecchi. È molto complesso chiaramente fare questa verifica, l'unico modo è installare una distribuzione come può essere Arch Linux, installare i pacchetti e avviarli alternativamente in modo da vedere quali sono le prestazioni con uno e con l'altro. Adesso passiamo a fare un'analisi del sistema vero e proprio, vediamole insieme e andiamo a vedere quali configurazioni rendono tale particolare questa derivata che è appunto l'Ubuntu. Allora, eccoci qua, siamo sull'Ubuntu, è un po' bruttina. La rapidità si sente, anche se comunque andrebbe provata, come dicevo prima, su un PC antico, obsoleto se vogliamo. Dovrebbe reggere i 512 MB di RAM, andando sotto diventa un po' instabile, lo sconsiglio. A livello di accessori troviamo Featherpad, l'editor di default. Come gestore di file abbiamo PCman FM, che diventa PCFM Qt da quando c'è il porting alla Qt. Ha ottenuto il porting in Qt intorno al 2018 e da allora ci troviamo solo questa versione, e l'XDE probabilmente è installabile. Tante distribuzioni per i PC obsoleti tendono ad utilizzarla perché mirano solo alle prestazioni. Abbiamo l'archivio VLC di default, anche se vi consiglio MPlayer, quello che ha le prestazioni migliori. Gestore di torrent, Bluetooth, che altro?
gestore di pacchetti Mon, che sarebbe quello che era il software center, molto spartano, ma qui è più una necessità per mantenere la filosofia di questa distribuzione. Abbiamo la suite Office. Sulle preferenze c'è un'organizzazione a mio avviso piacevole, non tutte la mantengono così ordinata. L'aspetto rispetto a Ubuntu, che è quello che al momento sto prendendo più di mira, è più configurabile. Ricordo che Ubuntu ha le estensioni per poter maneggiare la grafica, non è inferiore, solamente che il default offre meno opzioni. Qui abbiamo la possibilità di configurare graficamente LXQT, quindi le finestre, il tema delle icone, poi magari in un video vedremo come installare le icone ed è un processo che possiamo definire anche manuale, ma che funziona su tutte le distribuzioni, che vi rende più bello l'ambiente. Cambiando già le icone migliora tantissimo l'impatto visivo, che al momento è veramente molto freddo, molto bruttino. Il tema di LXQT, che va a cambiare un pochino quella che è la barra, il carattere, le associazioni dei file per le applicazioni predefinite, gestione di energia, impostazioni della sessione per poter configurare i percorsi e i servizi che si avviano in automatico, così potete controllare qualcosa che volete o non volete, le variabili d'ambiente, quindi il browser predefinito, la scrivania dove possiamo settare lo sfondo, le stampanti. E qui, come vediamo, c'è sempre un richiamo a KDE, perché stiamo comunque parlando di un sistema che non è, come vogliamo dire, estremamente maturo. Si parla comunque di 4 anni in cui è diventato ufficiale l'XQT, e comunque stiamo cercando di far diventare una distribuzione con un ecosistema quello che in realtà sarebbe solo un desktop environment. Non ha niente a che vedere con GNOME e KDE, che hanno una maturità e quindi un ecosistema di applicazioni a supporto. OpenBox, ricordiamoci che qui c'è un'altra enorme configurazione, che è quella delle barre in alto, quella della grafica delle cornici. Riprendiamo un po' il concetto dell'Ubuntu Budgie, che rende questa distribuzione un pochino un mezzo Frankenstein come la Ubuntu Budgie, nel senso che si appoggia a tool esterni per includere quelle che sono le funzionalità mancanti, per esempio l'XDE ed l'XQT. Quindi questi desktop environment non hanno un gestore delle finestre, e poiché OpenBox era ottimo, lo utilizzano in molte distribuzioni ed era parecchio efficiente, è stato una conseguenza utilizzarlo ed era sicuramente una scelta molto valida. Qui abbiamo l'aspetto, i caratteri, le finestre, mouse, queste sono tutte opzioni in più legate a OpenBox. Vi posso dire che PCman FM è un ottimo file manager, non ha granché da invidiare agli altri, è molto performante, c'ha delle configurazioni, per esempio quella di poter passare dalla visualizzazione che è obbligata su GNOME con i pulsanti a questa visualizzazione in cui voi potete digitare chiaramente la cartella e navigarla con più tranquillità. Non la ritengo una distribuzione scadente, l'ho testata parecchio, quindi mi sento di consigliarvela. Per il momento è tutto, passiamo alla valutazione, così vediamo effettivamente un paragone in termini di numeri. Eccoci qua. Allora, qualche piccola analisi. Come al solito manteniamo la stessa macchina virtuale, stessa configurazione hardware per mantenere chiaramente un'uniformità nei test, altrimenti sarebbe poco utile questo confronto, seppur base, che faccio tra le varie distribuzioni. L'Ubuntu si avvia in 11 secondi circa, fino a schermata di login. La CPU all'avvio è di 0,5%, RAM all'avvio siamo sui 650 MB, al momento è quella più bassa di tutti, è più bassa anche di Xubuntu, infatti era questa la motivazione che mi spingeva a dire che la Xubuntu è leggermente meno performante di l'Ubuntu, e non vale solo per la RAM. La RAM è un'indicazione, ma ricordiamoci che posso utilizzare più RAM per bufferizzare, come fanno le live, e avere una prestazione molto elevata consumando tanta RAM, però dare appunto l'effetto di distribuzione scattante, quindi è relativa. Sicuramente non è paragonabile a Ubuntu e Kubuntu, perché queste qui sono molto più esperienti, hanno avuto molto più tempo per maturare, hanno un ecosistema di app e nascono con uno scopo diverso. L'Ubuntu vuole spingere le prestazioni di una macchina che tende ad essere obsoleta, quindi il paragone è un po' difficile da fare. Personalmente mi sono trovato ad aggiungere delle icone diverse e ho creato una distribuzione molto più agevole all'aspetto, pur mantenendo comunque le prestazioni. È molto complesso fare un paragone con le altre distribuzioni. Questa nasce con una sua filosofia e spero che rimanga così, perché altrimenti si uniforma a un
pacchetto di distribuzioni che cercano di fare un po' tutto, ma non è possibile. Magari in una puntata successiva vi farò vedere come installare ed utilizzare Arch Linux, che per quelli interessati a questi confronti può essere ottima perché vi permette di montare sul sistema solo il necessario e quello che volete. Con questo direi che è tutto, vi lascio e ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto.